Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi continuiamo le nostre pratiche di magia. Oggi voglio raccontarvi di una pratica che faccio da tanto tempo che allena i sensi sottili, quindi una pratica volta allenare i sensi sottili, all'apertura del terzo occhio, che significa sentire l'alleanza che il nostro spirito guida, il nostro sé superiore ha con il mondo circostante, con il mondo sottile, e quindi sempre di più incarnare il proprio potere dell'anima, ma soprattutto la dissoluzione dell'ego, dissoluzione dell'io. L'io inteso come soggetto, come razionalità occulta e soprattutto come dire, occulta i veli dell'anima, va bene? Occulta il proprio potere personale, la parte razionale. Ecco, noi ci stiamo adoperando con tutto quello che stiamo facendo nella dissoluzione del soggetto, dell'io. Queste pratiche ci servono per lasciare andare la più grande paura, che è la paura della morte. Tutte le nostre paure, piccole o grandi, sono generate dall'unica grande paura esistente, la paura della morte, la paura che tutto finisca quando o cosa c'è dopo, quando il nostro corpo fisico muore. Ebbene, tutte queste pratiche servono a andare oltre al concetto dell'oggettività delle cose. La morte non esiste. Guardiamo la natura. In natura tutto è trasformazione, tutto è mutamento. Ce lo raccontano anche i miti greci, no? Tutto è mutamento e tutto è trasformazione. In natura non esiste la morte. Ciò che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo chiama farfalla. Da un albero, il seme di un albero genera un altro albero, le piante, stessa cosa, non esiste morte, esiste solo trasformazione. Cos'è che separa, cos'è che divide? La mente razionale, la mente discriminante, la mente che divide il reale dall'irreale. Ma tutto è un sogno, come ci insegna la filosofia tolteca, andina, ma come pure i nostri miti occidentali, la psicologia archetipica stessa, come il buddismo esoterico, tutto è un sogno. L'essere umano sogna continuamente. È un sogno dell'anima. Il fatto che tu mi stai ascoltando adesso, stai sognando, è la tua anima che sta proiettando quest'immagine. Noi in qualità di soggetto siamo il sogno della nostra anima, la nostra anima ci sta sognando, quindi siamo coscienza che sogna questo soggetto chiamato in questo caso Francesca. Siamo al contempo il grande io, la grande anima e il soggetto, l'ego, quindi noi siamo al contempo chi sta sognando il sogno e chi lo sta recitando, va bene? La nostra anima è chi sta sognando il sogno. Tu che stai ascoltando è chi lo sta recitando. Quindi al contempo siamo due in uno. È una relazione tra te e la tua anima. Quindi tutta la creazione si genera con una relazione tra te e la tua anima. Quindi non esiste nella creazione qualcosa che non è creato dall'unione con il tuo sé superiore, quindi dall'unione erotica con il tuo sé superiore, perché l'unione erotica crea, genera, e quindi tutto è creato dall'unione erotica tra umano e divino, questo sogno. Per i buddisti esiste vacuità, tutto è illusione, il morente e il vivente sono la stessa cosa, quindi per istruirci ai sensi sottili che vanno al di là di questa dualità discriminante della mente, noi facciamo delle pratiche, lavoriamo su noi stessi per sentire e sviluppare questi sensi sottili che la mente razionale occulta, per sentire che è tutto un sogno. Nella misura in cui inizi a sentire che è tutto un sogno, puoi cambiare qualsiasi cosa. Cambiare l'approccio alle cose,
al karma già prestabilito e andare incontro alla missione della tua anima adempiendo al tuo destino, che è l'adempimento di talenti, doni, capacità che la tua anima si è prefissa di realizzare. Allora, il senso qual è? Abbattere la paura della morte, che è strettamente legata al senso dell'io e che quindi alla parte razionale occulta le capacità percettive, occulta il cosiddetto mette il velo di Maya rispetto al mondo sovrasensibile. Come facciamo? Stabilendo un patto con tutti gli spiriti che ci circondano, un patto cosciente, perché il patto c'è già. Che cosa vuol dire stabilire un patto cosciente? Prendo ferma risoluzione di quello che sto facendo, ok? Devi essere cosciente. Allora, il nostro spirito guida, il nostro sé superiore, o sposo celeste o sposa celeste, chiamiamola come vogliamo, ha un patto con tutto quello che ti colpisce in natura. Cosa significa questo? Tutto ciò che ti colpisce in natura è il cosiddetto patto che hai con quella cosa che ti colpisce. Quella cosa che ti colpisce ha il cosiddetto ponte arcobaleno. Il ponte arcobaleno è quello che ti connette con l'altro universo, quello che coesiste in te, vive intorno a noi, ma non lo vediamo per la mente razionale. Quando in natura vedi qualcosa che ti emoziona profondamente, vuol dire che il tuo spirito guida, il tuo sé superiore, con quella cosa ha fatto quel patto, un patto di unione profonda. E tu puoi essere cosciente semplicemente di questo patto offrendoti a questo spirito. Questo lo dice anche, ce lo insegnano tante tradizioni esoteriche, da Rudolf Steiner alla filosofia tolteca, gli sciamani siberiani, ok? Oggi vi voglio far fare una pratica dello sciamanismo giapponese che io imparai da Selena a sua volta, potentissima, e serve per aprire il terzo occhio. Per esempio, vedi qualcosa in natura, stamattina quando sono andata a correre l'ho fatta con uno scorcio di bosco che mi aveva completamente rapito. Vedi uno scorcio di un bosco, sono rimasta così, sconvolta, era bellissimo, sapevo che il mio spirito guida, il mio sé superiore, aveva un patto con quello scorcio, con lo spirito che abitava quello scorcio, aveva un patto di unione. E allora mi sono affidata allo spirito di quello scorcio in particolare del bosco e gli ho detto: portami con te, portami con te. A cosa serve dire questo portami con te? Serve a collegarti con questo ponte arcobaleno, a dissolvere la tua gabbia dell'io. È come se il tuo io dovesse dissolversi in miliardi e miliardi di atomi. Il tuo corpo, il tuo io fatto di corpo fisico, eterico, astrale, dovesse dissolversi in tanti miliardi, trilioni di atomi. Questa dissoluzione dell'io, praticata sempre, ti porta sempre di più a scardinare la gabbia dell'io, la cosiddetta morte in vita. Bisogna dissolvere l'io attraverso questo darsi. Io mi do a te, spirito di quello scorcio, portami con te. E morire in vita è proprio questo. Significa fare consapevolmente il patto con gli spiriti, lo spirito di quello scorcio. Io so che ho fatto il patto perché sono stata colpita dalla bellezza e quindi il mio spirito guida ha già fatto un patto con quello scorcio. Ne devo prendere consapevolezza, quindi lo so, faccio il patto consapevole con lo spirito e do me stessa, tutta me stessa, portami con te. Faccio solitamente mezz'ora di questo portami con te per ogni cosa che mi colpisce nel bosco, perché sapete che ogni mattina vado a correre e a meditare nel bosco. Questo portami con te è la prima fase. Quando vado faccio il portami con te per ogni cosa che mi colpisce. Quando rientro a casa, invece, nel viaggio di ritorno, c'è un'altra pratica, la stessa però invertita.
Vedo un'altra cosa che mi colpisce mentre sto tornando, bene. E ogni volta che vedo qualcosa che mi colpisce, bello, dico un'altra cosa, ossia vieni con me, vieni con me. Vedo per esempio un pino meraviglioso, perché in questo bosco è pieno di pini meravigliosi, e dico wow, vieni con me, ossia il recupero degli spiriti, ossia il rinascere. Faccio quindi prima la sparizione, muoio, mi dissolvo e poi rinasco. Vi faccio qualche altro esempio. Vedo una talpa, mi colpisce questa talpa. Allora dico, mentre faccio la pratica del portami con te, vedo una talpa e mi suscita un'emozione. Allora dico, portami con te nelle profondità della terra, dove ci sono mondi inesplorati che io non conosco. Portami con te nelle profondità della terra, portami con te, portami con te. Oppure, se vedete il pino o un altro albero mentre state facendo il portami con te, vedo questo pino, questo albero che mi suscita una grande emozione. Allora, ripeto, significa che il mio spirito guida ha fatto un patto con questo pino e che c'è proprio il ponte arcobaleno tra me e questo pino. C'è un'alleanza spirituale. C'è quindi un'immagine in natura che si ripete, che più di ogni altra mi suscita un'emozione profonda. E allora dico, Pino, portami con te sulle vette più alte del cielo, portami con te su quelle vette più alte con le tue radici nella terra profonda, portami con te, ok? Mentre dite questo, il vostro io, l'ego, si dissolve, si dissolve. Oppure vedete un tramonto, allora significa che con l'immagine del tramonto il tuo spirito guida ha creato un ponte arcobaleno. Allora tutte le volte che vedi quell'immagine del tramonto devi dire portami con te, oppure vieni con me, a seconda se avete fatto abbastanza tempo già del portami con te, voi poi riprendete la bellezza degli spiriti dicendo vieni con me. A che cosa serve questo portami con te inizialmente e poi vieni con me? Serve a sentire la dissoluzione dell'io. Dissoluzione dell'io quando tu dici portami con te. Inizi a sentire questa bellezza, sei nel tramonto, sei nella talpa, sei nel bruco, si dissolvono i tuoi atomi. Ti stai dando, stai facendo l'amore con quello spirito. Questa dissoluzione e questa reintegrazione servono a dissolvere la paura della morte e a aprire il terzo occhio e allenare i sensi sottili. Farlo ogni giorno porta proprio a questo. Questo serve per vedere tutte le alleanze che il nostro sé superiore o spirito guida ha creato con la natura. Questa coscienza è l'apertura del terzo occhio e ti dà una consapevolezza dove senti la libertà della gabbia dell'io. Questa pratica va accompagnata da un mantra, perché il mantra lavora nel subconsciente e questo mantra viene dallo sciamanismo giapponese. Il mantra è questo: ogni volta che dici portami con te, e ogni volta che dici vieni con me, è lo stesso mantra, soltanto che cambia l'intenzione. Quando lo dici per dire portami con te, ha un'intenzione. Quando lo dici per dire vieni con me, resta con me, ha un'altra intenzione. E fa in questo modo: Amaterasu o Omikami, Amaterasu o Omikami, Amaterasu o Omikami, portami con te, Amaterasu o Omikami, portami con te, Amaterasu o Omikami. Quando poi fai il ritiro dello spirito, dice la stessa cosa. Amaterasu o Omikami, Amaterasu o Omikami, vieni con me.
che serve per richiamare tutti gli spiriti a te. Questo è un mantra che ho imparato da Selene e viene dallo sciamanismo giapponese, dallo shintoismo giapponese, e Amaterasu è la dea del sole. Amaterasu o Mikami significa o grande dea, grande madre, spirito della bellezza, vieni con me, oppure stai con me. È lo spirito della bellezza. E questo mantra lo potete fare ogni qualvolta vedete bellezza, sia in natura o anche per esempio in un'opera d'arte, in un quadro, qualcosa che vi colpisce, tutto ciò che vi colpisce di bello, voi dovete fare quello che sentite, o portami con te oppure vieni con me, Amaterasu o Mikami, portami con te, oppure Amaterasu o Mikami, vieni con me. Questa è una preghiera affinché lo spirito della bellezza con cui ti senti unito ti aiuti a dissolvere il tuo io, ad uscire dalla gabbia della mente. Per esempio il pino ti porta in alto e sotto le sue radici, allora vai con lui, dissolviti con lui, sparisce l'ego. Poi a tratti, quando vedi qualcosa di bellissimo, di nuovo ti fermi e continui a dire Amaterasu o Mikami, vieni con me, stai con me. In questo modo si dissolve la paura del vivere e del morire. Non avrai più paura di morire, perché nascere e morire sono solo immagini del fatto che noi andiamo con loro e loro vengono con noi, in questo movimento continuo e incessante attraverso il nostro respiro. Amaterasu o Mikami, portami con te, sparisci, io sparisco. Amaterasu o Mikami, vieni con me, stai con me, io rinasco. Quindi ad ogni esalazione noi ci disperdiamo in un'esplosione atomica. Andiamo con tutti questi spiriti con cui il nostro spirito guida ha creato un patto di alleanza, e ad ogni inalazione riassorbiamo tutte queste alleanze, portando gli spiriti dentro di noi. Quindi ad ogni esalazione ci espandiamo e ad ogni inalazione ci contraiamo. La paura della morte ha a che fare col senso dell'oggettività, ha a che fare con il fatto che la nostra mente non sa che cosa c'è di là, ma di là è qua, e tu ti alleni in questa dissoluzione dell'io a sentire che di là c'è un mondo meraviglioso e non c'è più paura della morte grazie alla connessione consapevole del ponte arcobaleno. Quindi praticando questo, i sensi sottili si svegliano. La mente razionale viene sempre di più relegata al suo angolino e quindi tu inizi a sentire il tutto, non avendo più paura dello sconosciuto, di cosa c'è di là. La mente razionale ha paura dello sconosciuto, di cosa c'è di là, di cose non è prevedibile, misurabile e governabile, quindi ti tiene nella tua nicchietta. Discrimina in tutte le cose. Di conseguenza noi facendo questa pratica riusciamo a espanderci e contrarci, sviluppando i sensi sottili. Lasciatevi guidare dai vostri sensi, dal vostro intuito, quando fare Amaterasu o Mikami, se farlo per portami con te oppure vieni con me. Io lo faccio durante la giornata, faccio un'ora di camminata e corsa al giorno, all'andata faccio il portami con te, al ritorno faccio il vieni con me in tutto ciò che mi colpisce. Se durante la giornata faccio altro, vedo qualcosa che mi colpisce, magari spesso dico resta con me, stai con me. Quando vedo un tramonto alla fine della giornata dico stai con me, resta con me, Amaterasu o Mikami. Lasciate, non c'è un modo giusto o sbagliato di farlo, quello è la mente razionale, ma sto facendo giusto, sto facendo sbagliato, è la mente razionale. Voi siete già in connessione con l'anima e con gli spiriti guida, ogni cosa che vi colpisce e la sensazione che ne deriva ha già a che fare col vostro patto arcobaleno, quindi ce l'avete già dentro. Se sentite di dire portami con te oppure vieni con me o dirlo simultaneamente, fatelo, cioè prima uno e dopo un po' l'altro, fatelo, lasciatevi ispirare, d'accordo? Questo è nutrimento per l'anima,
L'anima, come vi insegno sempre, si nutre di emozioni. Non c'è un'emozione bella, un'emozione brutta. Tutte le emozioni che ti arrivano sono volute dalla tua anima e vuole che tu le sperimenti, che tu le accolga per darti il loro potere, per sentire la magnificenza che ti incarna. E quindi come l'anima si nutre delle emozioni, le emozioni, i sentimenti per l'anima sono ciò che per il corpo sono le sostanze che lo nutrono. Se al corpo si danno pietre anziché pane, per esempio, esso smetterà di funzionare. E la stessa cosa avviene per l'anima. Per l'anima le emozioni, ma soprattutto la venerazione di tutte le emozioni. Come vi insegno sempre, venerate, siate devoti, celebrate le vostre emozioni, i vostri dei, gli spiriti. Il rispetto, la devozione sono sostanze nutrienti che la rendono sana e forte. Forte soprattutto per l'attività conoscitiva, per conoscere il mondo sovrasensibile. Lasciatevi guidare dalle immagini. Perché le immagini, come il pino, la talpa, un albero, le immagini in natura vi parlano loro. Sono loro, lo spirito guida tuo insieme allo spirito di quella cosa che ti ha affascinato, sono loro che ti parlano. Non mettete la mente analitica in queste faccende. Cioè, non chiedetevi cosa significa questa o quella cosa. La mente analitica deve essere portata al bando, deve essere proprio messa a tacere, e queste pratiche servono proprio a fare questo. Cioè il significato delle cose non spetta a te scoprirlo con la mente analitica, con la mente speculativa. Devi fartelo dire dalle cose stesse, utilizzando la mente, la sovramente, la mente artistica, ed è questo che ti porta i significati che non hanno niente a che fare con il ragionamento analitico. Sono nuovi strumenti quelli che si svilupperanno. Impariamo così a trascendere la dualità, l'universo analitico discriminante. Impariamo a trascendere l'universo all'interno del quale se è vero A non può essere vero B. Invece andando nell'altro universo, se è vero A, è vero anche B. Trascendere la dualità, trascendere gli opposti. È così che imparando a sentire la natura, gli spiriti della natura con i quali abbiamo fatto un patto, quindi imparando a darci all'emozione della bellezza che ci suscita una cosa in particolare in natura piuttosto che un'altra, l'anima si arricchisce di una nuova capacità di udire. È così che diviene capace di percepire tutti i significati del mondo spirituale, che non si esprimono con suoni che puoi sentire con l'orecchio, ok? Con suoni udibili dall'orecchio, con l'orecchio fisico, perché si risveglia la percezione, chiamata anche da Rudolf Steiner, della parola interiore. Ed è qui che gradatamente si sveleranno le verità del mondo spirituale. Attraverso proprio questa comunicazione interiore si diviene partecipi di tutte le verità superiori. Ma badate bene sempre di non mettere in ballo la mente speculativa analitica, va bene? Allora chi riesce sempre di più ad avere la visione spirituale comincia a sentire, a vedere lo spirito ovunque, e quindi inizia a vedere quello che i sensi non percepiscono, i sensi comuni. Riesci a sentire che per la tua anima la nascita e la morte sono soltanto metamorfosi. E ripeto, non cercate di rivestire, ecco, diciamo così, di parole o di interpretare con l'intelletto, con la mente razionale, ciò che vedete con gli occhi dello spirito. Allora, quello che vi voglio dire è che non riuscirete ad avere le parole per descrivere quello che sentirete o vedrete, perché inizialmente la tua capacità di riflessione non sarà mai e poi mai all'altezza della visione che hai, all'altezza di quello che senti e che vedi. La tua capacità di riflessione
tu l'hai acquisita unicamente nella vita, no? In quello che hai fatto fino ad ora e che è limitata al mondo fisico. E quello che stai acquisendo grazie a questa dissoluzione e a questa reintegrazione va ben al di là di tutto ciò, cioè di tutto quello che hai imparato fino adesso, perché noi abbiamo imparato sulla base della mente razionale. Quindi non misurate le nuove conoscenze apprese dai mondi superiori con il metro di quelle analitiche, di quelle apprese fino adesso, va bene? Ecco, questa è la via dell'illuminazione, è la via del cuore, dove impariamo a darci, impariamo ad affidarci alle nostre emozioni, che sono il nutrimento dell'anima. E l'anima parla a noi con le immagini e con le emozioni. E quindi questo imparare a darsi come si dà la natura a noi, si chiama amore. È l'amor che muove il sole e tutte le altre stelle. E stiamo imparando come si fa. Diamoci alla bellezza, perché, come diceva Dostoevskij, è la bellezza che salverà il mondo. Detto questo, ragazze mie, ragazzi, concludiamo oggi con quest'altra pratica. Io vi ringrazio, vi abbraccio profondamente, noi ci sentiamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!